C'è qualcosa di meglio di un hamburger fatto come Dio comanda? È una poesia. Buongiorno ragazzi! E benvenuti a Copenaghen! Tipo era da 3 anni che non prendevamo un aereo. C'è un po' di privacy che poi la gente capisce dove abito. Direzione Orio al Serio, guida Francia. Punto numero 1, non sono mai partito in vita mia da Orio al Serio. E voi direte, vabbè, è anche un po' una notizia sti c***i. Punto numero 2, sono 2 anni che non prendo un aereo e non mi ricordo più come si fa. Siamo emozionati almeno come se andassimo sulle giostre. Come se fosse il primo giorno di scuola. Vai Giano che sei in pole position! Now I get butterflies just thinking about your eyes, and that can't be all bad. Letter, no, come si torna indietro? Già ho sbagliato tutto. Allora, English, from Copenaghen. Come si chiamava? Questo qua, Kongens, questo qui era. 2 adulti siamo. Aspetta, ma noi non stiamo prendendo i biglietti per la metro, stiamo prendendo i biglietti del treno qua. Vado con questo qua. C'è le dita che non funzionano già. È un caccataccio. È stata dura, ma forse siamo riusciti a prendere la metropolitana giusta per la stazione giusta. Siamo in piena zona movida. Welcome to Generator. Oh, che carina! Ci siamo piazzati in ostello, stiamo morendo di fame e quindi si esce subito. Destinazione? Un paninaro sgrauso. Sì! Ma buono, eh? Allora, la prima buona notizia è che casualmente abbiamo prenotato l'ostello in zona movida ed è pieno di gnagna. Non che mi interessi, però... Tu non sei più sul mercato da tempo. Ma infatti, però è sempre un piacere avere la gnagna che ti gira a fianco, anche se è danese. E quindi ragazzi, niente, benvenuti a Copenaghen. Fa piuttosto freddo, ma mi aspettavo un freddo peggiore di così. L'altra notizia da darvi è che qui è mascherina free, quindi non c'è l'obbligo di mascherina da nessuna parte, bisogna solo mostrare il Green Pass. Prima tappa copenaghese. Sono quasi le 11 di sera. Paninaccio ignorante col maiale. Questo è il panino che stiamo cercando. One flask egg and one cheeseburger. The homemade thing? Yes. Ho detto yes, ma non ho capito. Molto bene, allora, non ho capito una mazza qual è il mio, qual è il tuo. Apriamo e scopriamolo. Quello lì è il mio, secondo Questo qua è il tuo? Sì. Allora sì, questo qua è il mio. Però il mio è così piccolo, scusa. Ma che Ti è tristezza, dispiaciuto? ma sì. Ma minchia ragazzi, mi abbottono perché si schiatta dal freddo. Di cosa stiamo parlando? Sul blog che abbiamo letto parlavano di un panino non bello da vedere ma buono da mangiare. Vediamo di che si tratta. Dentro c'è il maiale. Fattibile, buono. Probabilmente sono influenzato dal fatto che ho una fame della Madonna, ragazzi. Però è buono. È molto diverso dal solito perché è super croccante la pelle. Sì, perché il maiale è cotto bene. Tocca a me. Classicone, cheeseburger. Con il livello di fame che abbiamo poteva metterci anche una scarpa dentro. Il mio è enorme rispetto al tuo, mi vuoi dare un aiutino? Panuozzo ignorante. Abbiamo incominciato da qua perché praticamente a quest'ora è tutto chiuso. Il video sarà in crescendo, ragazzi. E voi direte, ma che ore sono? Cos'è, mezzanotte? No, il problema è che in questo paese chiude tutto molto molto presto. Quindi stasera o mangiavamo qua o ci attaccavamo. Abbiamo speso 96 corone danesi. Fatevi più o meno la conversione, raga, secondo me. Farai tu la conversione, 96 corone Esatto. uguale, tac. Perché siamo venuti a Copenaghen a prenderci una barcata di freddo? Effettivamente me lo sto chiedendo anch'io, ragazzi. Vogliamo assaggiare tutto lo street food di Amsterdam. E allora hai sbagliato città. Ma tanto questa non la monti. Copenaghen è una delle città più fighe dal punto di vista di esperienze culinarie che potete fare. No, non andremo al Noma, ma quasi. Faremo un video, siamo quasi stati al Noma. Di qualcosa di intelligente. Qualcosa di intelligente. Raga, vi portiamo a mangiare l'hamburger più buono del mondo. Tocchiamola piano. Come al solito siamo arrivati in straanticipo, quindi... Tipo un'ora e mezza. Quindi oltre a prenderci il freddo, vi parliamo dello sponsor di questo video. c'è uno sponsor. Lo sponsor di questo video è NordVPN. Che cos'è NordVPN? È una rete virtuale privata che fa da intermediario tra il vostro dispositivo e la rete internet a cui vi collegate. E vi permette di navigare in sicurezza, proteggendo la vostra connessione e la vostra privacy.
Di solito quando siete in viaggio la prima cosa che fate è cercare una rete wifi pubblica a cui collegarvi. Quando scendete da un aereo, quando andate al ristorante o quando siete in albergo. I wifi gratuiti sono spesso i più pericolosi, ma se utilizzate NordVPN lo potete fare in totale tranquillità. Oppure alle volte vi capita di voler prenotare un albergo o un aereo E visto che si sa che a seconda del paese da cui vi collegate spesso i prezzi cambiano, con NordVPN vi potete collegare dal server del paese che più vi conviene. è super intuitivo, facile da usare con una connessione veloce e stabile. Per questo motivo vi lasciamo il nostro link in descrizione che vi permetterà di avere 73% di sconto sul piano a 2 anni più un mese gratis con una spesa media mensile di 2,69 €. Con l'opzione soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Ma torniamo al nostro panino. Siamo entrati ragazzi, io sono gasatissima, vi abbiamo portato a mangiare l'hamburger del Noma, o meglio, nello spin-off del Noma. In 2 parole velocissime come è nato questo posto. Quando è scoppiata la pandemia, René Redzepi, che sarebbe lo chef del Noma, ha deciso di aprire questo posto per continuare a far andare avanti il business. E questa iniziativa ha avuto talmente tanto successo che non è diventato soltanto un temporary restaurant, ma l'ha aperto in maniera definitiva. Abbiamo ordinato un hamburger, un cheeseburger, patatine. Devo andare a parlare a piano di sopra? Una birra IPA per me e un cocktail non meglio identificato per Franci. Non so cosa c'è dentro perché io di birra non capisco niente, però va giù molto bene. Io invece ragazzi vado di cocktail special con castagne fermentate, snaps, chips, una cosa che non ho capito, e whisky. È una bomba alcolica, quindi il pranzo sarà un crescendo. Thank you. Cheeseburger for you. Chili mayo and the ketchup, yeah? Sei felice? Io non ho molte cose da dire se non che sembra un panino uscito da una pubblicità. Adesso vediamo anche se è buono. Posso? Bello ignorante, lo so ragazzi, purtroppo i morsi da colibrì di Franci non danno giustizia a questo panino, abbiate pazienza. C'è un che di piccantino, la carne spacca, insalata croccante, pomodoro fresco, bun morbidissimo, un po' speziata e veramente, veramente, veramente buono. Ragazzi, sono seriamente emozionato perché questo è il motivo per cui sono venuto a Copenaghen. Ma c'è qualcosa nella vita, non tra le cose che si mangiano, proprio nella vita, c'è qualcosa di meglio di un hamburger fatto come Dio comanda? Scrivetemelo nei commenti. È una poesia. La carne con la crosticina della reazione di Maillard, perfetta sotto i denti, la salsina un po' acidina, una salsa handmade fatta da loro secondo me. Le cipolle, il cheddar, perfetto ragazzi. Non classificato. Cambio raga, devo provare l'hamburger e Franci deve provare il cheese. Una cosa da dire è che qua il cheese non è l'hamburger più il formaggio, sono proprio diversi. L'hamburger ha la lattuga e il pomodoro, invece il cheeseburger ha le cipolle e il formaggio. È buonissimo ragazzi, anche questo qua ha una salsina che fa veramente la differenza. E poi i bun, guardate come sono morbidi e com'è ben fatto questo hamburger, proprio curato in ogni dettaglio. Chili mayo, maionese al peperoncino, anche con le salse ci sanno fare. È molto piacevole, ha un ottimo gusto, però esci stonato da qua con questa roba qua, cioè anche le patatine. Ora non so se siano tipo fritte 2 volte, magari mi sbaglio, però hanno una crosticina esterna che è perfetta. Totale ragazzi 76 €, non è poco, ce ne rendiamo conto, ma ne è valsa la pena. Sento che sto per dirlo, lo devo dire, lo dico? Dillo. Il miglior hamburger della mia vita, l'ho detto. Franci, tu hai qualcosa da aggiungere? Io l'ho toccata pianissimo. Vuoi aggiungere qualcosa di un po' più strong? Sono d'accordo con te. Benissimo. Nota di servizio: se non riuscite a prenotare perché magari trovate tutto pieno, potete prenderlo da asporto e mangiarlo nelle panchine qui davanti che sono comunque riservate al popolo. Ce la farete ragazzi. Andiamo che c'ho i pinguini nel naso. Ma il signore che ha il barbecue a bordo barca? Secondo me diventerebbe il miglior amico di Giano. Dopo l'hamburger da 3 stelle Michelin di oggi a pranzo, cosa c'è di meglio di una pizza a Copenaghen? Sì, vogliamo farci insultare ragazzi. La pizza in Danimarca. Liberi di chiudere il video, mettere dislike e togliere l'iscrizione a questo canale. Per tutti quelli che invece sono rimasti, vi portiamo in un posto che, a detta di chi ha lavorato al Noma, è una delle pizze migliori mai provate. Andiamo al nostro solito muro a vedere la direzione della metro e la fermata. E ovviamente a prendere le solite decisioni sbagliatissime. Siamo qua, dobbiamo andare qua. Easy, no?
Non fa molto ridere questo b-roll. Guarda, il b-roll più bello che io abbia mai visto. È come la pizza di stasera. Detto da uno del Noma, questo è il b-roll più bello. Comunque è incredibile, ragazzi, c'è sempre odore di roba da mangiare ovunque e a tutte le ore. Molto bene. Non ti sembra di essere in un film tipo di Sherlock Holmes? Sì, o anche di Harry Potter. Adesso andiamo al binario, che numero è? Non lo so perché non ho visto uno di Harry Potter, proprio sto a 0 di Harry Potter, raga. 8 e 3/4? Potrebbe essere. Allora, contrariamente a quanto pensassi, a Copenaghen abbiamo notato che è pieno di italiani. Ci avete già fermato in un sacco e mi fa molto piacere perché ci avete anche indicato un sacco di posti interessanti. Nota relativamente al fatto che siamo in Danimarca e andiamo a mangiare una pizza. Solitamente siamo stracontrari a mangiare italiano all'estero, ma Copenaghen fa un po' storia a sé perché è la capitale gourmet in cui potete mangiare le cucine di tutto il mondo a livelli altissimi. Vediamo come va. Io ho preso la rianata, che si chiama così perché in siciliano l'origano si dice riano, con pasta di acciughe, cipolle, pomodoro seccagno e pecorino sopra. Io invece, raga, classica margherita, perché lo sapete, quando si prova una nuova pizzeria bisogna prendere la margherita. Arriva già un profumo delizioso, ragazzi. Ingredienti di qualità e si sente. Non sembra di essere a Copenaghen, se devo dire la verità. Questa è la modalità di pizza che io preferisco perché l'impasto è molto morbido, il cornicione è super soffice ma non è troppo sottile e quindi quando la prendi in mano non è troppo gnecca, è più strutturata. Ho capito che cos'è che mi sta piacendo di questa pizza. A differenza di quelle pizze che hanno il cornicione gigante, troppo gommoso, questa qua ha un cornicione grande il giusto, super leggero e al limite del quasi croccante. È perfetto, ragazzi. Poco altro da aggiungere su questa pizzeria. Spacca. Abbiamo pagato 290 corone danesi, in linea con i prezzi di Copenaghen, ingredienti top e impasto superlativo. Se avete voglia di pizza, this is the place. La specifichiamo una cosa, il pizzaiolo, ragazzi, è italiano. Vabbè, ma non ve l'ho detto perché mi sembrava scontato prima che diciate ma i danesi non la sanno fare la pizza. E lui è italiano. Giuseppe Oliva, per gli amici Peppe. Il molo non è esattamente pulito e non entrerei in maggiore dettaglio. Secondo noi un ramen a Copenaghen ci stava. Abbiamo fatto la pizza, perché non volare in Giappone e proporvi un super ramen? Quello che speriamo sia un super ramen, perché i nostri standard sono... Tra l'altro siamo i primi della fila. Perché aprono a mezzogiorno, ragazzi, sono piccolini e quindi volevamo essere stracerti di riuscire a sederci. Andiamo qua. Va bene. Siamo entrati, ci siamo seduti e abbiamo fatto bene a venire a mezzogiorno perché c'è già gente. Mi piace questo posto perché è molto semplice, ragazzi. 3 tipi di ramen, andremo con uno shoyu e con un miso. Io spero vivamente di essere teletrasportato in Giappone. So we're gonna have one shio and one shoyu. Allora, il logo con i 2 cani con gli occhiali da sole è l'unico motivo per cui siamo venuti, non per il ramen. No, ci piaceva il cane con l'occhiale da sole. È arrivato un omaggio dalla cucina, anche a Copenaghen, incredibile. Sono bocconcini di pollo, croccanti credo, marinati con qualche salsina. Bacchettine. Validone, buono, sì, è fritto, però non è pesante, è un po' piccantello e le salsine con cui è condito sono quelle che spingono. Io tutte le volte che ho davanti un piatto giapponese vado fuori di testa. Tengo le aspettative basse perché il mio pensiero va sempre a Tokyo, dove ho mangiato i migliori ramen della vita. Andate a vedere il video se non l'avete visto. Sono arrivate 2 ciotole di ramen, devo dire davvero belle da vedere. Adesso tempo che franci le Instagram e poi mi ci tuffo di testa. Va bene? Ma non stavo chiedendo a loro, stavo chiedendo a te. Abbiamo preso uno shoyu ramen e uno shio ramen. Brevemente cosa cambia tra le 2 preparazioni? Una è shoyu ramen, cosa significa? Che è un brodo a base di soia, mentre l'altra è lo shio ramen, cioè è un doppio brodo a base di pesce e pollo. Sono entrambi molto belli, hanno qualche differenza di ingrediente. Come sempre si inizia dal brodo. Molto buono. Il brodo è la cosa più difficile nei ramen, perché il brodo è una preparazione che richiede molte ore ed è la colonna portante di questo piatto. Quando siamo andati in Giappone ci siamo totalmente innamorati di questo piatto, talmente tanto che personalmente io lo preferisco al sushi. È un brodo molto più chiaro di quello della soia, però ha
struttura e profondità, che è la cosa che conta nel brodo del ramen. Ma andiamo all'assaggio dei ramen. Chiaramente qui sarà un'impresa non macchiarsi. Buonissimi, una cosa che non abbiamo detto, qui fanno tutto a mano, sia il brodo che i ramen. A sto punto assaggiamo anche il maiale, raga. Tenerissimo. Sono curioso di assaggiare anche il tuo maiale perché è diverso dal mio. Il tuo maiale ha anche una salsina sopra. Io adoro quando uno tira su all'infinito. Comunque nei cartoni animati giapponesi fanno un sacco di rumore, quindi è valido. Una cosa importante, mangiare una tazza di brodo caldo così buona con gli spaghetti giapponesi e il freddo fuori, top ragazzi. Ci sta. Cioè, ma non possiamo fare i fighi parlando per 20 minuti del Giappone, di quanto ne sappiamo di Giappone, e poi mi impugni le bacchette al contrario. E infatti mi suonava un po' strano, non riuscivo a capire cosa c'era di sbagliato. Ricominciamo. Brava. Se non vi fa salivare questo, ragazzi, io getto la spugna. Abbiamo speso 240 corone, però ragazzi ci stiamo rendendo conto che qua tutti i posti sono cari, il costo della vita di Copenaghen che è alto. Però perlomeno sono soldi ben spesi. È vero, non è una cosa tipica danese, non mi mettere le bacchette nel naso, non lo era neanche la pizza, però ragazzi noi non vi portiamo solo nei posti tipici, noi vi portiamo nei posti che meritano. E considerando il melting pot che c'è qui a Copenaghen, la cosa figa è proprio andare in cerca di questi posti. Ecco, se avessi la nonnina giapponese, questo sarebbe il mio comfort food. Missione compiuta da Slurp Ramen. Erano più buoni di quelli di Tokyo? Non saprei dirvi ragazzi, però vi posso dire questo: era dai tempi di Tokyo che non mangiavo un ramen così buono. Comunque ragazzi, potrebbe essere che ci sono troppi posti da andare a visitare che non ci stanno tutti in un video, quindi stay tuned perché esce la puntata 2. E voglio anche confessare che sono stata vittima del marketing. Ah, Franci è inciampata in una maglietta Sì, e ha dovuto comprarla. sì. Cioè lei non voleva, Io non volevo assolutamente, ma sono stata vittima del marketing e ho comprato una maglietta qui perché secondo me oltre a dei ramen assurdi sono anche super cool, quindi sì.